Oggi andremo di Bloom Black and White. Ciao a tutti, benvenuti e bentornati. Potrei dirvi benvenuti e bentornati nella mia cucina, perché qua in realtà siamo dentro una cucina. Altro non è che il vecchio appartamento vuoto sopra la casa di mia madre, dove io abitavo da bambina con i miei genitori. E praticamente c'è cucina e sala annessi, la sala l'ho smantellata, ho fatto togliere il divano, è rimasto questo grande mobile che è pieno di colori e la cucina mia mamma non ha voluto che la smantellassi, per cui l'ho semplicemente occupata e gli elettrodomestici non funzionano più, il frigorifero non funziona, e per cui se tu lo apri, è qua di fronte a me, è pieno di colori, è diventato un armadietto, anche il freezer, ma è comodissimo, ci sono tutti i ripiani e, e quindi è diventato un perfetto armadietto, e anche il fornello ha il suo coperchio sopra è pieno di barattoli e lo scolapasta è diventato un punto dove metto ad asciugare tutti i miei barattolini che lavo e quindi niente, benvenuti nella mia cucina, vediamo cosa prepariamo oggi. Oggi prepareremo un Bloom Black and White. Andremo quindi sul bianco e nero, semplicemente bianco e nero, ma attenzione perché tutto ciò che è semplice spesso nasconde delle insidie. Eccolo qua. Quello che voglio fare è riprodurre un po' questo effetto qua. Questa è una telina che ho fatto veramente tanto tempo fa, più di un anno fa almeno. E ho usato solo il bianco e nero, voi vedete qua delle parti beige, ma in realtà il beige è la tela grezza che c'è sotto perché avevo utilizzato una tela di lino, di mistolino. Avevo trovato queste teline in offerta, le avevo prese, quindi siccome il colore era molto sottile, un po' traspare quando si è asciugato, è emersa un po' la trama sotto, ecco, in realtà è proprio solo bianco e nero. E quindi voglio provare a riprodurre questo effetto qui. In realtà non ricordo bene come l'avevo fatto perché all'epoca, adesso ho imparato, prendo appunti, ma all'epoca io facevo i miei esperimenti ma non scrivevo che cosa avevo fatto, che cosa aveva funzionato, cosa non aveva funzionato, per cui mi sono poi ritrovata nel tempo a ripetere magari stessi errori e o non riuscire più a riprodurre qualcosa che invece mi era venuto bene o che era interessante. E quindi niente, per fortuna di questo avevo un video che avevo poi caricato come reel su Instagram e quindi andandomi a rivedere quel video lì ho ricostruito, ipotizzato un po' quello che potevo aver utilizzato. Quindi questo è ciò che ho intenzione di riprovare a fare oggi. Utilizzeremo questa tela rotonda, magari un paio, adesso vediamo di colore ne ho preparato abbastanza, e perché non ricordo benissimo la consistenza precisa, per cui insomma utilizzerò una consistenza da perle pure, quindi molto sottile, però non lo so, adesso vediamo, ne farò sicuramente un paio. Ne farò sicuramente un paio e molto probabilmente proverò a giocare con due consistenze un pochino diverse, sempre piuttosto sottili, ma leggermente diverse per vedere un po' la differenza, perché non riesco davvero a ricordarmi bene che cosa avevo fatto. Comunque, l'idea è questa. Farò una base, proprio un letto bianco, di colore acrilico bianco. Io ho un residuo di bianco di Amsterdam, di titanio di Amsterdam, e poi ho finito alcuni bianchi che avevo in giro, quindi
Ho preparato anche un altro bianco fatto con insomma degli altri bianchi, sono due bianchi diversi perché uno in realtà è molto bianco, l'altro è un po' più panna. Però farò un letto di bianco acrilico normale, poi metterò al centro un po' di white mix preparato con satin animal di Deco Art, che ce l'ho qui, il barattolino, questo ormai è vuoto ma è lui. Oggi ragazzi c'è una luce un po' strana, ho dovuto accendere la luce perché sta piovendo forte, c'è il temporale, quindi ho dovuto chiudere la finestra, se no mi pioveva molto contro. E quindi insomma spero che non faccia troppo specchio, che non sia troppo scuro, troppo chiaro, però insomma questo ho. Mm, quindi dicevamo farò una pozzanghera di white mix, un po' di white mix, e sopra metterò credo un altro po' di bianco, di questo bianco un po' diverso, e poi sopra la copertina nera, ok? E poi andremo di fond. Quindi vi scriverò comunque mm, i prodotti che ho utilizzato sotto in descrizione, li potrete trovare lì. E niente, io vi lascio alla visione, ovviamente alla fine vi farò vedere il risultato asciutto e speriamo di aver ricordato bene che cosa ho utilizzato quella volta. Niente, vi lascio alla visione di questo versamento, di questo bloom con effetto 3D. Buona visione!